Benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo a realizzare un portacellulare. Allora, non ho messo la cordicina perché non avevo disponibili i moschettoni per farvi vedere come realizzarlo, ma lo vediamo in un altro tutorial. Però nel frattempo possiamo mettere anche queste tracolline in metallo, basta inserirle di lato e abbiamo già la nostra tracollina, questo in base a come vi piace. Allora, io ho lavorato a due capi, a due fili, tutto il progetto, anche i fiori, per rendere più robusto il portacellulare. E sinceramente, ecco, questi ho preso due gomitoli per fare il colore, per cui con un gomitolo solo, e poi scegliete i colori in cotone che preferite, perché diciamo avete sicuramente qualche avanzo dell'anno scorso per poter insomma decidere anche il colore del fiore. Allora passiamo subito a vedere l'occorrente e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è fioccotone. Allora, questo è il fioccotone color mattone, sono 50 grammi, è un gomitolo con 100% cotone morbido e brillante. Allora, ha la lunghezza di 125 e consigliano l'uncinetto 2,5 3. Abbiamo il color mattone, ho preso il color bosco e il celeste, uncinetto 3,5. Andiamo a lavorare il fioccotone color mattone a due capi. Avviamo, facciamo prima un nodo, andiamo ad avviare 14 catenelle, 8, 11, 12, 13, 14. Quando abbiamo realizzato 14 catenelle, andiamo a realizzare una catenella, entriamo sul punto successivo e realizziamo una maglia bassa. Prendiamo un marcapunti, vado a mettere il marcapunti proprio sulla maglia che abbiamo lavorato, quella sottostante, perché succede che andiamo a lavorare un'altra maglia che ci possiamo confondere, perché andiamo a lavorare comunque a due fili. Andiamo a lavorare a maglia bassa ogni punto. Quando abbiamo lavorato l'ultima maglia, la 14ª, io vado a mettere un altro marcapunti, perché so che qui al ritorno devo iniziare a fare degli aumenti. Sulla stessa catenella che ho lavorato questa 14ª maglia bassa, vado a lavorare ancora una maglia, volto il lavoro e vado a lavorare nella stessa maglia la prima maglia, diciamo, della riga, perché abbiamo lavorato la riga questa sopra e andiamo a lavorare adesso la riga sotto. Andiamo a nascondere il filo, la prima, la seconda sono sempre 14 e nascondiamo dietro il filo. In questo modo. Adesso che ho lavorato la 13ª, la 14ª, vedete, ho messo il marcapunti, contate tutti i punti, mi raccomando. Vado, entro e lavoro la 14ª del lato opposto, più vado a lavorare la maglia, quella centrale che è in più, no? Perché abbiamo lavorato tutte le 14, poi abbiamo aggiunto una maglia e poi abbiamo lavorato tutte le 14. Facciamo lo stesso, l'ho aggiunta e vado a chiudere con una maglia bassissima al punto successivo. Tolgo il marcapunti in questo modo, realizzo una catenella, entro sullo stesso punto e realizzo l'aumento. La prima maglia ci metto un marcatore, lavoro ancora sempre maglia bassa, non so perché ogni tanto mi vengono di fare le maglie alte, e l'aumento. Ho realizzato l'aumento.
Adesso che sono arrivata al marker, lo tolgo, che non ci serve più, vado a realizzare un aumento, il secondo aumento, e il terzo aumento. Ora vado a lavorare tutte le maglie. Vi ricordo che qui abbiamo fatto un aumento, dobbiamo fare un aumento nel resto delle 2 maglie, per cui dobbiamo lavorare le nostre maglie fino ad arrivare a 2 maglie prima, perché dobbiamo fare l'aumento. Adesso vedete qui abbiamo una e due, qui abbiamo il marcatore, abbiamo 1 e 2. Non vi sbagliate con la catenella, questa laterale, quella è la catenella che abbiamo fatto da bio, cioè abbiamo fatto la catenella e maglia bassa sullo stesso punto, per cui mi raccomando non vi sbagliate con questa, ma sono queste due che dobbiamo realizzare l'aumento. Aumento, maglia bassa e maglia bassa sullo stesso punto. In quello successivo maglia bassa e maglia bassa, e abbiamo concluso. Vado, questa è la maglia dove abbiamo il marcatore, vedete, eccolo qui, e realizzo una maglia bassissima e ho concluso. Tolgo il marker, catenella, questo è il punto. Adesso noi andiamo a lavorare, vedete, lo dovete guardare il punto dove è di preciso, perché non rischiate che fate poi una maglia in più, allora adesso vado a lavorare in costa retro tutte le maglie, che in totali li dovete poi contare, vi dico quante ne devono essere in maniera di non sbagliarvi, perché dobbiamo avere poi un multiplo. Adesso vado a lavorare in costa retro senza fare più aumenti, perché andiamo a chiudere. Se volete alla prima maglia possiamo mettere un marchio per non sbagliarci, ecco qui, e proseguiamo in costa retro. Costa retro è la costina, vedete questa V, la costina dietro. Una volta che abbiamo chiuso con maglia bassissima, realizziamo una catenella e andiamo a lavorare tutte maglie basse. Dobbiamo trovarci 36 maglie, contate. Adesso andiamo a lavorare non più in costa, perché ci occorreva per realizzare un piccolo bordino. Andiamo a lavorare semplicemente a maglia bassa, andiamo a lavorare qualche giro. Adesso che ho terminato e ho lavorato 4 giri, vado a prendere il filo verde, sempre a 2 capi, vado ad inserire il filo verde. Adesso ho fatto ovviamente una maglia bassissima, passo il filo in questo modo e vado a tirare la solina dietro. Adesso devo andare a realizzare una maglia alta, dobbiamo realizzare dei punti a V, per cui il filo dobbiamo fare attenzione di metterlo dietro, così si vede meglio. Prendo il filo verde, entro sullo stesso punto, vado a realizzare la mia maglia alta, realizzo quella con le 2 maglie basse una sopra l'altra, in questo modo, una catenella, rientro sullo stesso punto bloccando i fili dietro e vado a lavorare di nuovo una maglia alta, per cui un punto a V con una catenella di separazione. Adesso andiamo al punto successivo, andiamo a contare 1 2, entriamo nel terzo, prendo il filo 1 2 3 e lavoro sempre un punto a V, per cui maglia alta, di nuovo catenella e maglia alta.
Ancora conto 1 2 3, entro nella terza, vado a lavorare maglia alta, catenella e maglia alta. Ancora 1 2 3 e proseguo fino al termine del giro, catenella e maglia alta. Vado a tagliare ovviamente adesso il filo marrone. Allora, come vedete ho fatto quasi ultimato il giro, vedete 1 2 e questo è il terzo, eccolo qui. Entro con l'uncinetto proprio nella maglia alta e vado a realizzare una maglia bassissima e abbiamo completato il giro. Ora noi dobbiamo rientrare qui proprio dove è il punto a V, mi avvicino così si vede meglio, entro con l'uncinetto e realizzo una maglia bassissima. Adesso andiamo a prendere l'azzurro, il color celeste, lo passo sull'asola e vado a tirare il filo. Adesso dobbiamo realizzare 3 catenelle. Prendo il filo, 1 2 e 3. Di dietro fissiamo bene perché tanto la andiamo adesso a fissare, perché andiamo a lavorare dei punti nocciolina. Allora, abbiamo fatto il primo, prendo il filo, ci passo sotto in maniera che vada a bloccare anche i fili e lascio in sospeso il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Vado a chiudere tutte le asoline, realizzo 1 e realizzo 2. Adesso vado a tagliare il filo verde, lascio un po' lungo perché dopo voglio andarli a sistemare bene dietro. Tolgo il verde e andiamo a lavorare le noccioline, per cui entro dentro al punto a V, eccolo qui, e vado a lavorare una, 2, 3, sempre in sospeso, 4 e 5. Prendo il filo, lo passo su tutte le asoline, 1 e 2. Ecco qui, vado a togliere questi fili dietro che danno un pochino fastidio, poi li vado a fissare bene. Proseguiamo, ne facciamo un'altra, sempre maglia alta in sospeso, ne dobbiamo realizzare 5. E questa è la quinta. Prendo il filo, lo passo su tutte le asoline, 1 e 2. Proseguiamo. Allora, ho quasi terminato, vado a chiudere, dopo aver fatto le 2 catenelle, vado a chiudere con una maglia bassissima. Poi se preferite, come vi ho detto anche all'inizio, se proprio preferite, ecco, ovviamente il punto noccioline è più a rilievo all'interno che all'esterno, ma questo è l'effetto del fiore. Ma se preferite proprio che siano a rilievo, potete fare il punto popcorn. Io preferisco così perché resta più, diciamo, piatto, non troppo a rilievo per dar fastidio dietro, però se lo preferite potete anche mettere, insomma, fare il punto popcorn, insomma, che è facilissimo, basta fare 5 maglie alte, sfilare la solina, entrare nella prima maglia e andare a chiudere con un punto bassissimo, insomma vengono più a rilievo, ma io preferisco così. Allora adesso andiamo ad inserire di nuovo il filo marrone. Allora prendiamo il filo e lo facciamo passare, vado a tirare dietro proprio la solina, tiro bene in questo modo,
mi perdo il filo, eccolo qua, poi lo incastro sopra perché poi voglio incastrarlo perché voglio che si fissi benissimo, con tanti fili, ma possiamo farcela, eccoli qui. Adesso vado a tirare poi il filo dietro, tiro bene i fili dietro, ecco qui. Adesso vado a lavorare per ogni punto, mi raccomando, metto i fili dietro, sullo stesso punto qui lavoro una maglia bassa, poi dove ci sono le 2 catenelle vado a lavorare 2 maglie basse, sulla nocciolina lavoro la maglia bassa, cerco di prendere tutti e 2 i fili che è sfuggito, eccolo qui. Allora, ho tagliato i fili dietro così il lavoro viene più pulito. Allora, sono 2 maglie basse dove ci sono le catenelle e poi sopra alla nocciolina 2 maglie basse e sopra la nocciolina. Allora, mi raccomando di lavorare sopra la nocciolina, non la costina dietro, che dobbiamo lavorare un punto. Allora, noi proseguiamo fino al termine, diciamo, del giro, poi contate bene se avete realizzato 36 maglie basse, perché poi andiamo a ripetere il punto, andiamo a fare un pochino di giri, quanto vi piace, poi andiamo a ripetere il punto e per cui poi dopo ci troviamo con delle maglie più, delle maglie in meno, per cui contate sempre per essere sicure, insomma, che tutte le maglie sono di 36. Allora proseguiamo fino al termine. Allora, ho terminato, come vedete ho fatto 1 2 3 4 giri e poi di nuovo i fiori e poi ho ripetuto per 3 volte e poi ho fatto insomma dei giri fino ad arrivare alla lunghezza del mio telefono. Io prendo il foderino tanto per farvi vedere che potete fare la prova. In questo modo si chiude. Ora dobbiamo rifinire. Per rifinire andiamo a lavorare a punto gambero, chiuso poi con una maglia bassissima, vado a realizzare una maglia bassa, vado indietro, per cui il punto è questo, entro, prendo il filo, lo tiro su e maglia bassa. E ancora vado indietro sul punto, tiro sul filo e maglia bassa, vado piano così lo vedete sul punto, in quel punto gambero si torna indietro, andiamo a rifinire il nostro portacellulare, proseguo fino al termine del giro. Ecco qui, ho terminato, facile facile, ho fatto il bordino. Qui potete mettere all'interno una piccola chiusura, un bottoncino di quelli automatici, diciamo, oppure anche un bottone se volete, come preferite. Per quanto riguarda diciamo la tracollina che si può sempre fare, possiamo utilizzare sia queste catene se preferiamo, oppure andiamo a realizzare, io adesso non ho disponibili i piccoli moschettoni per poter andare a realizzare la tracollina, però la vedremo in un altro tutorial. Basta prendere dei piccoli moschettoni e preparare la tracollina, facile facile. Allora, il tutorial è terminato, velocissimo, simpatico. Proprio nel periodo, ecco, della primavera abbiamo voglia di fiori, voglia di colore, per cui questo devo dire che è proprio adatto per il nostro cellulare. Allora vi saluto e ci vediamo ai prossimi tutorial, sempre di lunedì, venerdì. Un bacione a tutte e ci vediamo anche sul mio gruppo Luana Dolci Riflessi. Baci!